Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo breve video dell'oroscopo giornaliero del 12 febbraio 2025. Abbiamo preparato qualcosa di davvero unico per voi, è una classifica dei segni zodiacali. Siete curiosi di sapere qual è il vostro segno, se è in cima alla lista e quale potrebbe affrontare qualche sfida in più? Resta con me fino alla fine per vedere il tuo segno e prima di continuare la carrellata dei transiti planetari, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like ed allertare la campanella per non perderti le ultime notifiche. E ora passiamo alle configurazioni celesti. Cosa porta con sé questa giornata? Porta una serie di dinamiche affascinanti e sfide per ogni segno zodiacale. La luna piena sull'asse Leone-Acquario crea una tensione tra il nostro ego e le nostre emozioni, mettendo particolarmente alla prova i segni del Toro e dello Scorpione, soprattutto i nativi della terza decade. E si potrebbe avere anche una giornata con una certa ribellione alle autorità o alle imposizioni che ci vengono anche come stimoli dall'esterno. Tuttavia, i Gemelli e Sagittario potrebbero beneficiare di questa energia, trovando maggiore, diciamo, opportunità e anche molti favori dal cielo in questo momento. Inoltre, la Luna si opporrà a Mercurio e continua a ostacolare il Toro e lo Scorpione, favorendo in questo caso non particolarmente in maniera appropriata la comunicazione, ostacolando e bisogna prestare attenzione anche ai contratti, alla comunicazione e soprattutto leggere tra le righe se ci sono quei piccoli dettagli, quelle parole poco chiare, leggerle prima di firmare i documenti. E la Luna è in quadratura anche a Urano, seppure in aspetto separante, ma in aspetto stretto, può ancora dare qualche scossone. E, può portare possibili sorprese o cambiamenti imprevisti e repentini. Un aspetto interessante è sestile tra la Luna e Lilith, la Luna nera, la Luna chiamata in astrologia in questa maniera rappresenta una donna addolorata che ha perso magari un figlio e però che è anche una donna che ha dei rimpianti per qualcosa del passato, sintetizzato in poche parole, ma insieme anche al trigono tra il Sole e Lilith può trasformare in questa giornata delle insoddisfazioni in soddisfazioni per i segni della Bilancia, il Leone, l'Acquario e dei Gemelli. Al contrario, Cancro, Capricorno e Ariete, specialmente i nativi della terza decade, potrebbero trovare maggiori ostacoli. Marte, ancora retrogrado nel segno del Cancro, influenza ogni segno in modo diverso, dalla ostacolare la stabilità dell'Ariete a favorire le collaborazioni col Toro, oppure mettendo alla prova i Gemelli e portando situazioni emotive per il Cancro. Il Leone potrebbe vedere le sue potenzialità ostacolate, mentre la Vergine può avere difficoltà nelle comunicazioni. La Bilancia potrebbe avere ostacoli nei nuovi inizi legati alla famiglia e lo Scorpione potrebbe trovare sfide nella creatività, ma anche nei sentimenti, mentre il Sagittario potrebbe incontrare piccole noie quotidiane, mentre il Capricorno potrebbe vedere opportunità ostacolate. L'Acquario potrebbe affrontare trasformazioni difficili in questioni finanziarie, soprattutto, e i pesci potrebbero avere sogni evanescenti. Qui è la maniera dove si manifesta l'energia retrogrado nei vari segni zodiacali, mentre Giove in Gemelli favorisce soprattutto i nativi della seconda decade,
i Gemelli e l'Ariete, mentre il Sagittario vede opportunità espandersi a fase alterne, visto anche l'opposizione di Giove. Saturno, non è sempre, diciamo, che porta male, anzi Giove è il grande benefico e quindi espande sia in bene anche che in male, mentre Saturno in Pesci influenza maggiormente i nativi della seconda decade, ostacolando i Gemelli e il Sagittario, ma offrendo delle opportunità alla Vergine e favorendo il Cancro e lo Scorpione. Ma ora passiamo alla classifica. Vediamo chi si è classificato come segno al 12° posto. Al 12° posto il segno dei pesci. Saturno continua a influenzarti profondamente, amico dei pesci, portando rallentamenti o obbligandoti a fare i conti con la realtà. I sogni possono sembrare evanescenti, ma ciò non significa che ti devi arrendere. Ti devi solo prendere del tempo per riflettere e organizzare meglio le tue idee. Giornata complessa, ma utile per la crescita interiore e spirituale. All'11° posto troviamo il Capricorno. Oggi, amico del Capricorno, potresti sentirti rallentato e ostacolato con poche opportunità a disposizione. La luna piena porta alla luce questioni irrisolte, mentre Marte retrogrado rende difficoltoso proprio avere una scelta professionale, le idee un po' in chiaro, anche confuse, ma anche con l'azione un tantino bloccata. Meglio non forzare le cose e rimandare decisioni importanti a un momento più favorevole. Al 10° posto troviamo il Cancro. Marte nel tuo segno, sempre retrogrado, accentua il carico emotivo, portando delle situazioni che ti mettono alla prova. La luna piena in Leone illumina il settore finanziario e materiale, spingendoti a fare chiarezza. Saturno però ti sostiene anche con, diciamo, seconduro lavoro e responsabilità e ti aiuta a prendere delle decisioni più solide. Evita reazioni impulsive e cerca di mantenere il controllo. Al 9° posto troviamo il segno della Vergine. È una giornata di sfide, soprattutto nelle comunicazioni e nelle decisioni da prendere. Marte crea qualche blocco nel trovare la strada giusta, mentre Saturno ti chiede di impegnarti al massimo per ottenere i risultati desiderati con responsabilità. Opportunità ci sono, ma richiedono tempo e pazienza. E ora passiamo al numero 8. Per te, amico dello Scorpione, l'energia della luna piena si scontra con la tua, portando alla luce conflitti o dubbi legati alla creatività e ai sentimenti. Anche Marte non aiuta, aggiungendo anche un pizzico di tensione, di nervosismo come emotività. Saturno ti sostiene e ti spinge a lavorare sodo per ottenere risultati concreti. E ora passiamo al numero 7 per te, amico del segno del Toro. Sei tra i segni più sollecitati dalla luna piena, che forma aspetti dissonanti con il tuo segno, soprattutto per i nativi della terza decade. Le collaborazioni sono favorite, ma attenzione alle lamentele e ai nervosismi. Marte porta tensione nei rapporti, mentre Urano potrebbe rendere imprevedibile qualche situazione. E ora passiamo al numero 6 come classifica per te, amico dell'Ariete. Giornata altilenante, Marte retrogrado ostacola la tua stabilità e realizzazione, ma Giove in Gemelli offre un sostegno soprattutto per i nativi della seconda decade. Serve pazienza per evitare conflitti e tensioni inutili. Mantieni la calma e focalizzati su ciò che puoi realmente controllare. Ricorda che tante cose non dipendono da te. E ora passiamo alla classifica del numero 5.
L'Acquario, per te amico dell'Acquario, la luna piena nel tuo sogno sull'asse Leone Acquario illumina aspetti della tua vita che necessitano di una trasformazione. Potresti avere qualche insofferenza agli stimoli come imposizioni dall'esterno, oppure attraverso anche l'autorità nel senso generico del termine. Questa insofferenza potrebbe accentuarsi, diciamo, nel corso della giornata, ma il trigono del Sole con la Luna nera ti aiuta a trovare soluzioni creative per superare ostacoli economici e personali. La tua energia non è al massimo, ma con la giusta strategia puoi fare dei passi molto importanti per il tuo futuro. E ora passiamo al numero 4 per voi amici del Leone. Secondo la luna piena proprio in opposizione sul tuo asse Leone-Acquario, vivi questa giornata con grande intensità. Ci sono energie potenti che ti spingono al cambiamento, ma in questa giornata non riuscirai a tollerare molto le imposizioni, le critiche che ti vengono poste e quindi presta una particolare attenzione alle tue reazioni, ma anche agli ostacoli anche di Marte che ti pone davanti qualcosa e frena le tue potenzialità, anche se sono enormi. Non lasciarti scoraggiare, piuttosto sfrutta questo momento per ridefinire i tuoi obiettivi con più lucidità. E ora passiamo al numero 3, amico della bilancia. Oggi le insoddisfazioni potrebbero trasmutarsi in soddisfazioni grazie al sestile della Luna con Lilith e al trigono del Sole con la Luna nera. C'è la possibilità di sbloccare situazioni legate alla famiglia e ai nuovi inizi. Giove dalla tua parte, soprattutto se sei della seconda decade, approfitta di questa giornata per fare chiarezza e prendere decisioni importanti. E ora passiamo al secondo posto, amico del Sagittario. Questa luna piena amplifica il tuo desiderio di espanderti e sperimentare nuove possibilità. L'energia della giornata ti sostiene nelle questioni legate al lavoro o ai viaggi, ma anche i viaggi mentali legati al sacro, alla spiritualità. Qualche piccola noia nella routine quotidiana, ma nulla che possa fermarti. Opportunità con fasi alterne con Giove, visto che è in opposizione, diciamo, al tuo segno, ma Giove è sempre un benefico, ma espande, ma la tua determinazione ti premia. E ora al primo posto il segno dei Gemelli. La luna piena in Leone si armonizza con il tuo segno, portando idee brillanti e nuove opportunità. Il favore di Giove ti rende fortunato nelle relazioni e nelle occasioni di crescita. Anche Saturno ti mette alla prova, ma con risultati concreti. La tua giornata scorre fluida, con possibili colpi di scena molto positivi. Approfitta per fare un passo in avanti nei tuoi progetti. Se questo oroscopo ti ha ispirato, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Lascia un like, ma lascia anche un commento per sapere che se ti risuona il contenuto, oppure se hai qualche necessità che vuoi approfondire. Saremo ben lieti di costruire io e te insieme quello che tu vorresti approfondire nella tua vita. Quindi clicca, lascia un like, allerta la campanella per non perdere le previsioni, diciamo, giornaliere o settimanali e tanto altro. Attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche e continua a seguire il cammino verso il tuo benessere e la tua evoluzione. A presto da Caterina. Che le stelle illuminino il nostro percorso. Un ciao a tutti e a presto.